Salve, bentornati su Italy Rocks. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Coach. Nel video dedicato alle 21 lettere dell'alfabeto italiano e alla loro pronuncia, ho brevemente accennato alle 5 extra lettere che ufficialmente non appartengono al nostro alfabeto. Ho deciso però di dedicare un breve video per farvi vedere come queste, diciamo, sorellastre straniere sono trattate dagli italiani nel loro parlare di ogni giorno. Eccovelo, buona visione! Consideriamo adesso individualmente le 5 lettere non ufficialmente parte dell'italiano. La pronuncia italiana del simbolo che vedete sul vostro schermo può essere ilunga, ilungo, ma anche J, chiaramente dalla pronuncia inglese. Molto meno frequentemente iota. Ha radici storiche antichissime. Più modernamente questa lettera veniva usata all'inizio di parole come ieri, iuta. Oggigiorno entrambe queste parole si scrivono con la I iniziale. Esistono però ancora delle tracce di questa lettera in giro per l'Italia, in un modo o nell'altro. Per esempio, la città di Jesi, nelle Marche, cognomi di famiglia, per esempio Mario Job, e in qualche nome proprio, Iole, Jacopo. Ah sì, poi per gli appassionati di calcio c'è una squadra che si chiama Juventus. La pronuncia italiana del simbolo che vedete sul vostro schermo è K. La K viene usata più che altro per scrivere parole di origine straniera, per esempio kimono, bunker, sì, questa è la pronuncia Italian style a cui accennavo nel mio video sull'alfabeto italiano. Kenya, Kursal. Recentissimamente però la lettera K è stata usata per dare, come dire, una connotazione negativa a delle parole che esprimono critica, ostilità oppure aperto disprezzo per tutto quello che la parola stessa rappresenta. Due esempi: americano, cultura. La lettera che vedete sullo schermo può essere pronunciata in diversi modi, W oppure W. In italiano è usata solo ed esclusivamente in parole straniere e mantiene in generale la propria pronuncia che ha nella lingua da cui proviene. Vediamone 3 esempi. Questa parola è pronunciata whisky, quindi la W è pronunciata come in inglese. Ora, questa parola è invece pronunciata valzer, perché in questo caso si tratta di parola di origine tedesca, quindi la W va pronunciata alla tedesca, cioè come se fosse una V. Adesso una sigla notissima a tutti e utilissima da ricordare. Questa sigla in italiano deve essere pronunciata www. Tenetelo a mente, potrebbe servirvi. La pronuncia italiana del simbolo che vedete sul vostro schermo è X se la lettera è da sola e X se invece è parte della parola. In un certo senso la X dovrebbe proprio fare parte dell'alfabeto italiano ufficiale. Penso per esempio alla parola di origine latina uxoricida, molto usata nel linguaggio formale, oppure in giurisprudenza. La lettera X è poi ancora oggi presente nel linguaggio quotidiano, per esempio località geografiche.
Mi viene in mente il nome della frazione di Roma Saxa Rubra, che significa sassi rossi, per il tufo di colore rossastro presente nella zona. Oppure il comune della città di Messina in Sicilia, Giardini Naxos, ambita meta turistica dei VIP dal 1970. A proposito, vi ricordate la pronuncia di bunker come un esempio dell'Italian style pronunciation? Bene, ve ne ho appena dato un altro esempio. Infatti, la parola inglese VIP in italiano deve essere pronunciata VIP. Non perdete il mio video su questo tipo di pronuncia. Cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. Torniamo alla lettera X. Si può trovare anche in cognomi di famiglia, per esempio Bettino Craxi, politico italiano degli anni '80, Nino Bixio, famoso generale e patriota del Risorgimento italiano. La X si trova poi anche in parole di origine greca, come per esempio xenofobo, oppure nel nome dello strumento musicale xilofono. E poi chiaramente c'è la tecnica diagnostica che si pronuncia in italiano raggi X, perché la lettera X è da sola. Quando la lettera che vedete sullo schermo è da sola, può essere pronunciata in diversi modi. Y, oppure Y, oppure ancora nelle scienze fisico-matematiche Y. Invece, quando è parte di una parola, si pronuncia come una comune I. Abbiamo già visto due esempi di quest'ultima pronuncia, whisky e Kenya. Possiamo adesso aggiungere yogurt, yoga, yo-yo. Bene, è tutto per questo video. Se non l'avete già fatto, pollicione su e cliccate subscribe. Mi raccomando, non dimenticate mai la campanella per le notifiche di nuovi video. Come al solito, ricordatevi sempre che it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!